Pensi di sapere tutto sugli articoli italiani? Quello degli articoli sembra un argomento da livello principiante, ma sai che non è veramente così? Sai che ci sono dei casi in cui l'articolo viene omesso in italiano perché non è necessario e ci sono anche dei casi in cui non dovrebbe esserci, ma lo mettiamo lo stesso. Se hai questi dubbi, questo video fa per te. Oi, come sta la Lucia? È allo stadio, a vedere il Bologna. Ma dai! Lo so che a te il calcio non piace più. Tutti corrotti, eh? Non siamo più nell'Italia degli anni '60, quando era tutto più puro, più pulito. Sì. Simone? Ma sì, lo conosco. È un mio caro amico e collega. Dove l'hai visto? All'interno di questa conversazione telefonica, forse hai notato dei casi in cui ti aspettavi un articolo che non c'era, o ti aspettavi che non ci fosse l'articolo, ma invece io l'ho inserito. Cominciamo a vedere insieme i casi in cui in italiano omettiamo l'articolo, quando non usiamo l'articolo. Cominciamo ovviamente dai casi più semplici, da livello principiante, per arrivare a dei casi più complessi, quindi rimani con me fino alla fine. E mi stavo dimenticando, perché anche per questo video ho preparato un documento PDF gratuito che include il contenuto di questa lezione. Puoi scaricarlo attraverso il link che trovi nella descrizione di questo episodio. Bene, quando omettiamo l'articolo in italiano? Beh, ovviamente con i nomi di persona. Prima di un nome di persona, generalmente non mettiamo l'articolo, eppure però nella scenetta iniziale io ho detto: come sta la Lucia? La Lucia? No, come sta Lucia? Beh, è una cosa molto comune, nell'italiano colloquiale ovviamente, qui nel nord Italia, inserire l'articolo prima dei nomi femminili, in particolare. La Lucia, la Giulia è in palestra. In alcune zone, come la Lombardia, è comune mettere l'articolo prima dei nomi propri maschili. Il Francesco è un insegnante molto bravo. Ma secondo le regole standard, ecco, prima dei nomi propri di persona non usiamo l'articolo. Non usiamo l'articolo nemmeno prima dei nomi di città, ad eccezione di quelle città che includono l'articolo nel nome, come La Spezia, L'Avana, l'Aia, L'Aquila. È possibile inserire l'articolo prima di alcuni nomi di città, ma in questo caso non intendiamo la città, ma la squadra di calcio. La Roma è la squadra di calcio di Roma. Il Bologna è la squadra di Bologna. Il Ferrara non c'è, perché la squadra di Ferrara si chiama SPAL, la SPAL. Non si usa l'articolo con i nomi di continenti, paesi o regioni preceduti dalla preposizione. Diciamo vivo in Italia o vado in Asia, non vivo nell'Italia o vado nell'Asia. Quindi quando c'è una preposizione è una preposizione semplice prima dei continenti, dei paesi e delle regioni. Almeno che non inseriamo delle informazioni, degli attributi e quindi la cosa cambia. Prima ho detto, nel calcio sono tutti corrotti. Non siamo più nell'Italia degli anni '60, quando tutto era più pulito. E qui parlo di un'Italia specifica, l'Italia di quegli anni '60. Quindi quando inseriamo delle informazioni specifiche, allora inseriamo l'articolo anche in questo caso. Ah, la Ferrara degli anni '90 non è come la Ferrara di oggi. No. Con i giorni della settimana il significato cambia in base alla presenza o assenza dell'articolo. Perché se dico lunedì parto e non esisto più,
per nessuno significa lunedì prossimo. Mercoledì era festa in Francia? Significa mercoledì scorso. Quindi generalmente non mettiamo l'articolo prima dei giorni della settimana. Se dico lunedì, può essere lunedì prossimo o lunedì scorso, in base al contesto. Se invece inserisco l'articolo, il lunedì lavoro da casa, in questo caso significa tutti i lunedì, ha un valore distributivo e quindi significa tutti i lunedì lavoro da casa. Se invece dico lunedì lavoro da casa, significa lunedì prossimo, solo lunedì prossimo. Nemmeno con i mesi inseriamo l'articolo. Settembre è un mese meraviglioso. Quest'anno andremo in vacanza a giugno. Un caso in cui possiamo trovare l'articolo prima di un mese è nel caso di un superlativo. Questo è stato il gennaio più caldo di sempre o il gennaio più caldo della storia. Il superlativo relativo include l'articolo. E arriviamo ai nomi di parentela. Sai che in italiano diciamo mia madre, tuo padre, vostro zio. Con i nomi di parentela singolari, preceduti da un aggettivo possessivo, non usiamo l'articolo. Mio fratello non abita lontano da qui. Come sta tua zia? Aggiungiamo però l'articolo con il pronome possessivo loro, quindi il loro zio è uscito dall'ospedale. Ma aggiungiamo l'articolo con i nomi di parentela singolari anche quando sono alterati, tipo «Ah, com'è cresciuta la tua sorellina! Era così piccola l'ultima volta che l'ho vista!» Il tuo nonnino non dimostra per niente 90 anni. Anche le forme affettive, tipo babbo al posto di papà, il mio babbo. E in teoria anche mamma vorrebbe l'articolo, ma almeno qui nessuno mette l'articolo prima di mamma, quindi si dice mia mamma, tua mamma, sua mamma. E adesso arriviamo a dei casi più avanzati. Prima ho detto sì, conosco Simone, è un mio caro amico e collega. Ho un articolo indeterminativo, un mio caro amico, e poi prima di collega non ho un altro articolo. Quindi non usiamo l'articolo quando ci sono due nomi qualificati dallo stesso aggettivo. L'aggettivo caro si riferisce sia a amico sia a collega e quindi manteniamo l'articolo e l'aggettivo prima dei due nomi e non li ripetiamo. A Francavilla, in una storica pescheria, è stato avvistato il grande attore e regista Michele Placido. Questo è un articolo reale di giornale che ho trovato. Lei è Maria Antonietta, una cara amica e compagna di teatro. In italiano non usiamo l'articolo nemmeno nelle enumerazioni. Ho fatto la lista della spesa. Servono pane, farina, fagioli, ceci, insalata, formaggi, uova. Vedi, non ho messo l'articolo. È possibile inserire l'articolo determinativo qui. Servono il pane, le uova, i ceci, i fagioli, l'insalata, o anche partitivo. Serve del pane, delle uova, dei fagioli, ma molto spesso omettiamo l'articolo qui, è un'enumerazione. Omettiamo l'articolo anche quando ci riferiamo alla categoria generale di qualcosa e vogliamo lasciare l'oggetto indeterminato. Quel negozio vende libri di seconda mano, libri usati. Non c'è l'articolo, è la categoria generale che vende. Paolo parla solo di moto. Non delle moto. Sì, potrebbe funzionare, ma è la categoria generale, parla di moto, non specifico che tipo di moto o che tipo, che genere di libri vende il negozio. A me interessa la categoria generale, lasciando indeterminati i dettagli. Però se dico mi piacciono molto le auto d'epoca, in questo caso metto l'articolo perché sto parlando di una categoria generale, ma intendo tutte le auto d'epoca. Basta che sia un'auto d'epoca e a me piace, quindi
Mi piacciono le auto d'epoca. E in più sono anche un soggetto della frase. E invece se dico quel negozio vende libri usati, non vende tutti i libri usati del mondo, no, è la categoria generale, lascio indeterminato l'oggetto. Non mettiamo l'articolo nemmeno con il complemento di materia. Questa maglia è di cotone, non del cotone. Quella porta è di legno. Semplice questo, no? E poi ci sono delle espressioni cristallizzate, come avere fretta. Ah, scusa, ma ho molta fretta, devo andare. Avere fame, avere sete, essere di corsa. E poi complementi di luogo come in ufficio, a casa, a teatro, a scuola. Sono espressioni cristallizzate in vari ambiti. Ma anche qui possiamo inserire l'articolo se aggiungiamo degli attributi. O per esempio nelle espressioni idiomatiche. Ah, ho una fame da lupi, significa ho molta fame. Lucia ha una fretta incredibile, abbiamo aggiunto un attributo a fretta. Corro nell'ufficio di Giulia. È l'ufficio di Giulia. Molto molto bene. Com'è stata questa lezione? Conoscevi tutti i casi in cui omettiamo o non omettiamo l'articolo in italiano? Spero che sia stata una lezione interessante per te. Ti ricordo che puoi ricevere gratuitamente il documento PDF con il contenuto di questa lezione. Trovi il link sotto a questo video. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.